Diversi fatti di cronaca vedono Villa Borghese luogo di scontro tra giovani. Le famose risse di Villa Borghese. Quella che finì poi su tutti i giornali fu quella che in un periodo dove la gente era costretta a stare a casa, non ci si poteva incontrare, i giovani della Roma Bene e non solo, anche quelli delle borgate, si sono ritrovati qua in gruppi di centinaia e centinaia di persone per picchiarsi. Poi in realtà alla fine che è successo? Si sono menati alla bene e meglio 4 disgraziati, però sta cosa ha fatto notizia, i media l'hanno riportata, perché all'inizio le risse erano nelle zone più nascoste, poi l'ultima, quella che fece proprio scalpore, fu alla terrazza del Pincio, che è il posto più frequentato di Villa Borghese, perché c'è la vista su Roma, perché lì è pieno di turisti, di famiglie eccetera. Villa Borghese non è solo risse, ma è anche prostituzione. Non tutti sanno che la parte di Valle Giulia, che è il luogo di prostituzione di ragazzi che cercano di fare velocemente soldi andando con persone più grandi, in particolare altri uomini. Qua davanti alla Galleria Nazionale di Arte Moderna, che tra l'altro è uno dei luoghi più belli, più pittoreschi della zona, c'è la famosa Valle Giulia. Da quest'altra parte Valle Giulia è una sorta di girone infernale che si attiva solitamente la sera tardi e dove ci sono dei ragazzetti che vendono il loro corpo, e lo fanno adesso molto più ragazzi stranieri che hanno bisogno di soldi, ma qua è nato con i ragazzi di vita romani, quelli dei tempi dei Pasolini. Spesso si partiva dai quartieri popolari della Roma negli anni 60, come il Pigneto, come San Lorenzo, per venire qua a alzare dei soldi, oppure andavano a Monte Caprino, che era un'altra delle zone di Roma dove c'erano sti ragazzi. Siccome Monte Caprino adesso è chiuso, è rimasta solamente questa zona qui che viene ogni tanto nei periodi serali utilizzata per questi scopi. Chi frequenta sta zona sa anche che c'è anche il rischio di rapina, perché un uomo più anziano che cerca il ragazzetto più giovane spesso viene anche rapinato, perché questi hanno necessità particolari di sostanze e di soldi. Villa Borghese non è la villa più grande di Roma, però probabilmente è una delle più belle. Il problema qual è? È che quando in una delle ville più belle, col contenuto storico più ampio, ti trovi una cosa del genere che ci avrebbe un valore inestimabile, secondo me, che sono fra i primi ascensori pubblici ATAC, tra l'altro tra i più alti, quando le case erano alte sì e non un piano e mezzo, noi avevamo un ascensore che faceva 20 metri. E oggi questo ascensore non solo è abbandonato, ma è anche pericoloso, perché al di là di questa piccola recinzione che chiunque può scavalcare, specie se va di lato, se uno entrasse qui potrebbe finire nella tromba dell'ascensore e farsi veramente male. Allora perché non recuperiamo un qualcosa di così storico invece di evitare che qualcuno ci vada a dormire dentro, cosa che è già successa in passato, rischiando pure di morire? Perché questo ascensore non viene più usato? Perché era nato con uno scopo strano, ti portava da sopra a Villa Borghese sotto al muro torto, che è molto alto. Oggi non c'ha più senso esiste, perché se scendi qua sotto c'è un marciapiedino così e ti trovi in mezzo a una strada ad alta percorrenza e vieni messo sotto. Ma allora che cosa ci potresti fare? Questo non lo so, di sicuro non lo devi tenere così. Tra le cose belle di Villa Borghese c'è l'idrocronometro, sarebbe il famoso orologio ad acqua. Voi dite, ma come funziona un orologio ad acqua? C'è l'acqua che passa dentro, fa girare tutti gli ingranaggi e tiene il tempo. Ed è un progetto che è stato realizzato nel 1867 da un frate, tale Embriaco. A Roma si dice embriaco quando uno ha bevuto, e allora lo prendevano pure in giro. Però il discorso qual è? Che è un'opera interessantissima che è stata pure restaurata. Purtroppo negli anni c'è gente che scavarca, che ci va sopra, lì c'è un ponticello, tanti hanno provato pure a rubarsi dei pezzi, perché Roma c'ha un grosso problema: i turisti sono maleducati. Noi abbiamo un turismo maleducato che fa paura. Dove possono prendono qualcosa, ti staccano un pezzo di un cimelio, ti staccano quello, oppure la cosa ancora più grave, con le chiavi o con qualsiasi altro oggetto ti iniziano a fare le firme sopra i monumenti. È bello perché è visibile il meccanismo, guardandolo all'interno si vede proprio il getto d'acqua che fa muovere il pendolo oscillando tiene il tempo. C'è un ponticello che permette di accedere e fare manutenzione, e sotto c'è questo piccolo laghetto che giustamente in un orologio d'acqua sotto ci metti l'acqua, se no ci mettevi il vino, se era orologio a vino. Questo è un punto nevralgico del Pincio, perché ci sono tutti i punti di riferimento. Da qui a lì si va dall'altra parte di Villa Borghese. Qui solitamente si mettono i pattinatori, cioè quelli che fanno le acrobazie coi pattini,
si affittano biciclette, si affittano risciò, ci sono i gelati, c'è il bar, lì c'è la terrazza del Pincio che dà su Roma, su Piazza del Popolo, qua sotto c'è il muro torto, t'affacci e vedi passare le macchine a sfrecciare tutta la velocità, lì c'è Casina Valadier che è lusso e lì c'è il famoso obelisco dove non solo si parcheggia per i romani, oh andiamo a parcheggiare all'obelisco, ma si facevano anche le gare dei sterei, le gare delle macchine e tutta una serie di cose. In particolare c'è stato proprio un evento dove uno con la macchina voleva strafare, ha fatto giù la discesona, è andato di sotto, in curva è uscito fuori e si è finito su Piazza del Popolo con la macchina. Una cosa che caratterizza questa parte di Villa Borghese sono i busti. Voi direte quanti sono sti busti? Dove giro sono 228 busti, ognuno riferito ad un personaggio, e l'altro problema è che sti busti, alcuni sono nuovissimi, altri sono vecchi, altri rovinati, questo perché sono la cosa che viene vandalizzata più spesso a Villa Borghese. La sera passa la gente, per esempio sto naso qua, si vede che è stato rimesso poco, staccavano i nasi, staccavano la bocca, lo graffiavano, facevano le peggio cose, perché non so il motivo, il busto ti fa venire voglia di colpirlo. Questa parte di Villa Borghese è strategica perché questa strada che passa in mezzo, che è una strada dove passano mezzi pubblici e altri, è la strada che divide praticamente la parte del centro dalla parte Parioli-Pinciano. In passato, negli anni 50, anni 60, qui c'erano vere e proprie battaglie tra i residenti del rione Monti e Parione e i residenti invece della parte Pinciano-Parioli. Nessuno doveva superare questo limite, c'erano sassaiole, botte, litigi eccetera, perché era molto territoriale e i ragazzi gestivano praticamente quest'area in un modo e quelli la gestivano in un altro. Famosi episodi in cui le turiste romane, americane che venivano a Roma, che loro volevano conoscere, venivano bloccate qui perché questa era la zona quella più turistica, di là non andavano e tanti loro sconfinavano e si prendevano le sassate. Qui a Villa Borghese c'è anche il laghetto di Villa Borghese, famoso perché un tempo lo dovevano chiudere, stava cedendo, poi si sono investiti 2 soldi e lo hanno rimesso a posto. Hanno mantenuto le barchette, quelle classiche, non hanno messo i famosi pedalò a cigno. Con pochi soldi ti puoi fare un giretto sul lago, non è che vai chissà dove, però per 5 minuti ti sembra di stare in vacanza. Tanta gente fa la fila per accedere, tanti turisti vengono qua e lo vedono, e ha di bello che si trova in un'area contingentata, chiusa, dove l'accesso a certi mezzi come le golf car è vietato, dove la sera riescono a chiuderlo perché ci sono delle strutture che ti permettono di bloccare gli accessi, perché c'è da sapere che la maggior parte di Villa Borghese è accessibile 24 ore su 24, il che la trasforma anche in un ritrovo di chi vuole dormire, di chi vuole fare qualche zozzeria o di chi non c'ha niente da fare e vuole fare il vandalo. E qua all'interno di Villa Borghese, dentro gli 85 ettari di questo grandissimo parco, ci sono anche 75.000 metri quadri di zoo. In realtà non si chiama più giardino zoologico o zoo, ma è diventato il famoso bioparco, perché a un certo punto hanno cercato di ridurre tutte le gabbie, dare degli spazi aperti a questi animali, perché ci sono oltre 1200 animali, nonché 150 specie differenti, dai rettili agli animali da cortile, a tutti gli animali della savana, di cui tanti anche in via di estinzione, e in particolare uno dei pochi zoo che c'ha i licaoni, che è un animale molto particolare che sembrerebbe cicalone. Considerate che è una struttura molto vecchia perché risale al 1911 e già al tempo era tra i primi zoo in Europa e anche uno dei più grandi. Oggi è un bioparco sicuramente interessante per la famiglia, tanti storceranno il naso perché gli animali comunque, anche se sono in gabbia o altro, sono stati tolti dal loro habitat. La maggior parte di questi animali sono figli dei figli dei figli che sono cresciuti in cattività. Ovviamente questo non depone a favore dell'animale comunque rinchiuso, però non sarebbe neanche possibile rimetterli nel loro habitat naturale, a meno che non si fa veramente un grande lavoro per farli riadattare, cosa difficile in alcuni casi. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate del bioparco, perché tra l'altro è una di quelle strutture che è gestita quasi direttamente dal comune. Questa parte di Villa Borghese è quella più estrema, cioè quella che confina con Pinciano Parioli, e l'ultima acquisizione poi di Villa Borghese fu proprio il Parco dei Daini, che è questo qua dietro. Il Parco dei Daini secondo me è anche la parte più brutta di Villa Borghese, pieno di ghiaia, poca erba, poche cose, un mausoleo al centro e confinante anche con alcune ambasciate. C'è una cosa positiva al Parco dei Daini, da quando ero piccolo io, ci si veniva perché confinava con lo zoo
e la parte dove confinava il Parco dei Daini era più alto, si poteva scavalcare facilmente, in 5 secondi si entrava dentro. Una volta ci hanno beccato e i guardiani hanno fatto mettere un'ulteriore cancellata che si faceva uguale, però ogni tanto ci davano uno sguardo. Uno dei fenomeni che ultimamente stanno prendendo piede qui a Villa Borghese e che in passato erano stati debellati è il furto ai turisti. Purtroppo anche qui, dove uno si sdraia, poggia lo zaino, si mette magari a fare un riposino o semplicemente si distrae perché vede il verde, è la volta che ti rubano lo zaino, è la volta che ti mettono le mani dentro lo zaino o nel borsello o altro. Purtroppo è un fenomeno che a Roma continua e viene punito poco. Ce lo hanno detto sia chi ci lavora qui dentro, coloro che affittano, coloro che stanno magari nei bar eccetera, che le stesse persone che hanno paura di subire furti o comunque aggressioni. Una delle zone caratteristiche di Villa Borghese è Piazza di Siena. Il problema è che dopo le corse cavalli era tutto terriccio, sabbia, sporco. Hanno avuto la buona idea di rimettere il prato e adesso guardate quanta gente sta qua sopra, si rilassa e se la gode. Riqualificare una zona è la chiave di tutto per far sì che poi questa parte non sia più degradata, e quando non è degradata questa parte, quella di fuori è meno degradata, quella lì è meno degradata, perché lì adesso ci hanno messo un teatro temporaneo, lì ci hanno messo un museo, qui ci hanno messo comunque una zona dove possono prendere informazioni, e Villa Borghese in alcuni punti è riuscita veramente a uscire da un'impasse che era quella di ammazza che casino, ammazza che schifo. Qui dalla terrazza del Pincio, dove c'erano le risse ma anche dove ci sono sempre tanti turisti, tanto passaggio, io ho finito. Se vi è piaciuto questo video, se vi interessa approfondire il Pincio, ci sarebbero mille altre cose e volete vedere Villa Borghese nella sua interezza, scrivetemi nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate. Quale onore, il cicalone! Scuola di botte! Il cicalone insegnaci a difenderci che qua è macello!